Nel 1941 Warren ha solo 11 anni. È nato nel 1930, vive in Nebraska con i suoi genitori, è l'unico figlio maschio e decide di fare una cosa impensabile per la sua età. Compra 3 azioni della Citizens Service, una società che produce delle bevande. Questa società, questo titolo, dopo poco incomincia a scendere e Warren si spaventa e dice, data la tenera età, pensa di perdere tutti i propri guadagni, piccoli soldi, piccoli risparmi che aveva. Ma fortunatamente questo titolo sale poco sopra il costo che lui aveva pagato per acquistarle e quindi Warren decide di venderle. Decide di venderle perché dice, meglio che prendo questi soldi e torno a casa dei miei soldi, piuttosto che, dato che era scesa poco prima, piuttosto che perdere. Ma una volta che vende queste 3 azioni, il titolo schizza e triplica il proprio valore. Quello è il più grande insegnamento che Warren Buffett ha ricevuto nella sua vita e da quello ha costruito tutto il suo impero che l'ha portato al momento ad avere 140 miliardi di patrimonio. Ecco, che cosa ha imparato Warren qui? Questo è quello che andremo a vedere nel video. Ha imparato sicuramente a capire che gli investimenti e la ricchezza possono partire da zero, ma per arrivare, come diciamo, ad una grossa ricchezza, ad avere un portafoglio, ad avere dei soldi che ti permettono di avere una libertà finanziaria e di vivere serenamente, devi avere 3 segreti che nessuno ti dice. Sono le verità nascoste sul denaro. Perché abitualmente cosa succede? Succede che le cose che ti insegnano sono quelle di lavorare tantissimo, che è una cosa giusta, ma i nostri genitori ci spingono e così la società a dire ok, vuoi guadagnare di più? Investi più del tuo tempo, lavora di più, fai straordinario, senza contare che quello straordinario che noi andiamo a fare viene pagato 10-12 euro l'ora e alla fine del mese ci troviamo con 100-200 euro di più in busta paga, che sembra una grossa cifra, ma ci toglie del tempo a noi. Il tempo è l'unica risorsa che noi abbiamo, che è una risorsa finita. Quindi noi siamo sempre stati abituati a misurare la nostra ricchezza, il nostro salario con il tempo, in una espressione totalmente fordista, cioè dicendo ok, io più mi impegno, più lavoro, più ore dedico delle 24 ore della giornata al lavoro, più probabilmente posso vivere meglio perché ho più soldi. Questo è il cortocircuito, il meccanismo che ci ha portato nella situazione attuale, nella quale il 50% degli italiani, secondo le stime, e questo l'ha detto anche Mattarella, fa difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Okay? Questo è un punto fondamentale, secondo me. Quindi, affinché si possa costruire una ricchezza da zero, adesso parlo di ricchezza, ma parlo di una sostenibilità, di una leggerezza economica che ci permetta di vivere, di fare, di esprimere noi stessi, di poter essere sereni, di fare quello che ci piacerebbe fare, costruire anche qualcosa di sereno per noi e per i nostri figli, dobbiamo prima di tutto cambiare la nostra mentalità. Quindi, in questo video vi parlerò di quali sono le 3 verità nascoste sul denaro e di come costruire una ricchezza partendo da poco o da zero. Qui sei sul canale M per Mani, il canale che cerca in una maniera molto semplice di spiegare come gestire i propri risparmi, come risparmiare e come investire, cercare di investire per farli crescere, per vivere una vita serena. Ok? Quindi ragazzi, partiamo subito al volo. Qual è il primo punto? Il primo punto è quello di cambiare la propria mentalità sul denaro. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come ho detto precedentemente, noi dobbiamo cercare di abbandonare questa tipologia di mentalità fordista, no? Quella del lavoratore dipendente. In Italia molto spesso siamo portati appunto a pensare che esista solo questa opportunità di lavoratore dipendente. Io per primo sono un lavoratore dipendente da lungo tempo, ma sento sempre più l'esigenza nel tempo di avere qualcosa di mio per poter incrementare le mie entrate. Questo perché? Perché
il lavoro da dipendente, se guardiamo i dati che ci circondano, è un lavoro che sicuramente dà una sostenibilità economica alle famiglie, ma sempre di più eh, non consente alle famiglie di arrivare serenamente a fine mese, perché se guardiamo i dati, lo stipendio medio da nord a sud va dai 1.500 ai 2.500 euro, più o meno, e all'interno di questo range si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Quindi la prima mentalità che noi dobbiamo scardinare è quella che esista solamente questa opportunità e che quindi l'equazione sia lavora di più come dipendente, fai un po' di straordinari, guadagni un po' di più e allora posso mettere via quelle 100-200 euro in più al mese che alla fine non cambieranno la nostra situazione economica e di vita. Quindi il primo consiglio è assolutamente quello di abbandonare la mentalità da lavoratore dipendente, ma cercare di migliorare. Questo non vuol dire quello che molti dicono, cioè abitualmente tutti devono diventare imprenditori, tutti liberi professionisti, ma abbandonare la mentalità del dipendente vuol dire che non bisogna aspettarsi anche dagli altri, quindi dall'imprenditore, che l'azienda cresca da sola, che noi siamo trainati come un carro dai buoi. Siamo noi in primis che dobbiamo metterci in gioco, quindi cercare di crescere, di maturare, di avere nuove competenze, di cercare di crescere anche all'interno nell'azienda nella quale siamo. Questo è un approccio molto nordamericano e anche orientale, direi anche in Cina si cerca di eccellere all'interno dell'azienda nella quale si è per cercare di migliorare anche la propria posizione economica. Quindi va bene essere indipendente, ma cercare di mantenere questa mentalità molto spesso europea, italiana, di essere dipendente e quindi di aspettarsi le cose dagli altri. Questa è la prima mentalità che dobbiamo cercare di scardinare. Il secondo punto, secondo me, fondamentale, collegato al cambiamento radicale mentale che dobbiamo fare, è quello del denaro. Il denaro non è il fine, cioè il fine non è quello di diventare ricchi. Questa è un po' la narrazione che si ha americana di prendi il tuo primo milione, diventa miliardario, cioè il fine non è diventare miliardario, non è quello lo scopo, almeno per la maggior parte delle persone, ma il denaro è un mezzo, è uno strumento che ci permette di fare determinate cose. Quindi il denaro deve essere visto in quell'ottica. Anche qui, molto spesso in Italia succede che noi cerchiamo di accumulare il denaro avendo magari anche dei grossi patrimoni, ma non facendolo girare, no? Cioè si stima che i soldi in banca medi di una famiglia italiana sia sui 170.000 euro. Poi è chiaro che ci sono delle grosse discrepanze, che quella è una media, quindi non sia chiaramente la cifra perfetta per tutte le famiglie, ma sono dei grossi patrimoni lasciati in banca, come dire, a vegetare, cioè senza dei grossi investimenti, o se si fanno investimenti si mettono in strumenti assolutamente non redditivi, come si faceva una volta con i buoni fruttiferi, imposta, cose del genere, o si lasciano in liquidità. Lo scopo quindi è quello di cercare di far lavorare il denaro, perché il denaro è uno strumento. Cioè, cosa vuol dire far lavorare il denaro? Vuol dire cercare di utilizzare quei soldi per incrementare le proprie entrate, quindi cercando delle altre ulteriori entrate facendo lavorare quelle, quindi investendo in immobili, investendo in società, quindi in azioni, che costruendo un portafoglio, quindi o cercando addirittura di mettere a terra il proprio sogno. C'è chi vuole aprire un negozio, chi vuole attivare un'impresa, insomma, le attività sono numerose, ma il fine non è il soldo in sé, ma è utilizzare il soldo per ottenere qualcosa, per avere una vita serena. Questo è il secondo punto fondamentale, il secondo cambiamento che dobbiamo fare mentalmente per cercare di costruire la nostra ricchezza non solo economica, ma anche di leggerezza del nostro cuore, di quello che vogliamo fare nella nostra vita. Il terzo punto, secondo me, fondamentale, è quello che mi ricollega un po' al punto precedente, quello di una mentalità
personale che ci porta alla crescita, no? Quindi all'apprendimento continuo. Se noi vogliamo in qualche modo cercare di ottenere qualcosa di più, dobbiamo fare qualcosa di differente rispetto a quello che fa la media delle persone. E questo vuol dire cercare di continuamente aggiornarsi, capire le tendenze attuali, capire e provare queste tendenze attuali. Quello che voglio dire è che imparare delle nuove lingue, provare ad utilizzare i canali social, imparare, come dire, avere un'educazione finanziaria, sono tutte cose che ci aiutano a migliorare il nostro stile di vita. Perché? Perché attraverso queste conoscenze possiamo ampliare anche il nostro portafoglio. Immaginate già semplicemente conoscendo una lingua come l'inglese, come possiamo avere la possibilità di studiare un sacco di comunicazioni nuove, perché ci sono un sacco di libri solo in inglese, economici, ci sono un sacco di video su YouTube solo in inglese, che ci permettono di avere una fonte inesauribile di nuovo materiale per accrescerci. E non parlo solo dal punto di vista finanziario, parlo in tutte le tipologie di settori. Questa mentalità di crescita ci porta anche, e non solo ad imparare, perché non è importante solo imparare, ma mettersi in gioco, quindi cercare di mettere a terra quello che si è imparato. Quindi il punto fondamentale è un apprendimento continuo di nuove cose che ci permettono di migliorarci e cercare delle nuove strade per accrescere la nostra ricchezza, quindi i soldi che abbiamo detenuti in banca nei nostri investimenti. E come dico sempre, non è il fine avere più soldi, ma è un mezzo per vivere meglio. Quindi questo è il primo punto, cambiamo mentalità, altrimenti è inutile qualsiasi nostro sforzo per accrescere le nostre riserve. Il punto numero 2, che io ritengo assolutamente fondamentale, anche in questo caso, è costruire una solida base finanziaria. Una volta che abbiamo cercato di cambiare la nostra mentalità, dobbiamo avere una riserva che ci permetta poi di partire, no? Cioè noi dobbiamo fare il pieno alla macchina prima di partire. Quindi in questo caso, secondo me, la parte fondamentale è quella di avere una oculata gestione del budget. Cosa vuol dire? Delle entrate, sapere quanto ci entra mensilmente e quanto ci esce, ma sapere, come ho fatto nel video precedente, sapere anche come li spendiamo i soldi. Questo è un punto fondamentale, come spendiamo i soldi e dove li spendiamo, e razionalizzare quei soldi ci aiuta come dire, a risparmiare una parte dei nostri soldi, ma anche a ridurre le spese. E questa razionalizzazione del portafoglio, cioè del nostro budget, quindi di quello che ci entra e di quello che ci esce, ci permette di avere una vita di qualità, ma risparmiando, avendo una consapevolezza di più del nostro budget e di quello che abbiamo e di quello che ci può rimanere. Altrimenti molto spesso ci ritroviamo senza soldi alla fine del mese. Quindi un punto fondamentale è cercare di avere un budget e quindi capire le entrate e le uscite e cercare di razionalizzare le spese. Solo conoscendo tutte le spese si possono ottimizzare. Quindi bisogna avere un piano assolutamente ed ogni mese rispettarlo. Ok? Un secondo punto fondamentale per creare una base finanziaria solida è quella di avere un fondo di emergenza, che poi in altre parole si parla di risparmio, no? A me era piaciuto molto un intervento di Mattarella lo scorso anno durante la giornata mondiale del risparmio, nel quale aveva sottolineato che il risparmio è un punto fondamentale per l'Italia. L'Italia è sempre stato un paese di grandi risparmiatori, fino a un po' di tempo fa, adesso sta cambiando. Le riserve all'interno delle banche stanno decrementando, e le ragioni sono numerose, le ragioni sono dal punto di vista dei salari molto bassi rispetto alla media europea. Questo è un problema grandissimo, secondo me, in Italia, che riduce anche i consumi, ma non è solo quello,
è anche un aspetto, un cambio culturale, cioè noi ci stiamo un po' sempre di più occidentalizzando, stiamo diventando sempre un po' più come l'America, no? Se in America il tasso di risparmio medio delle famiglie è di un 3-4%, cioè quindi nulla, e vivono sempre al limite, noi stiamo andando un po' in quella direzione, anche le nuove generazioni stanno cambiando, probabilmente dovuto anche al fatto che il contesto economico è un contesto florido, nonostante tutto, quindi c'è benessere, ci sono soldi, rispetto ai nostri nonni che avevano magari, hanno imparato a risparmiare perché c'era poco attorno a noi, quindi le famiglie italiane risparmiano sempre di meno per tantissime ragioni. Quindi da questo dobbiamo imparare un po' invece dagli orientali, per esempio in Sud Corea o in Cina riescono a risparmiare anche il 30-40% del proprio stipendio, perché adottano delle metodologie, hanno una mentalità diversa, quindi il 20-30% del proprio stipendio viene tolto immediatamente appena arriva lo stipendio, viene messo in un conto deposito, si fanno degli investimenti, si cerca di vivere in una maniera più minimalista, cioè accontentandosi più di quello che si ha, ma sempre con qualità. Ci sono quindi anche degli aspetti culturali e di mentalità che secondo me, poi farò un video che dobbiamo approfondire e che secondo me sono fondamentali. Ma tornando al discorso di Mattarella, Mattarella ha evidenziato come il risparmio è un articolo della nostra Costituzione, un articolo della nostra Costituzione che è fondamentale. Cioè, il risparmio è fondamentale per le famiglie italiane, ma anche per l'Italia. E una delle preoccupazioni più grandi adesso delle famiglie è che vedono il risparmio come un punto di paura. Perché? Perché il risparmio è visto come qualcosa collegato all'emergenza, cioè nel momento in cui abbiamo bisogno di soldi per poter far fronte a delle spese improvvise. Ma il risparmio serve anche non solo per affrontare le difficoltà, ma anche per spendere i soldi nel momento in cui abbiamo un'idea, vogliamo fare qualcosa, che può essere di piacere, tipo un viaggio, ma anche, che ne so, investire per l'istruzione di nostro figlio. Quindi il punto fondamentale è che il risparmio come dire, incrementare anche l'economia, fa crescere l'economia, perché attraverso quei soldi che si può spendere nel momento in cui c'è necessità, c'è un periodo florido e via discorrendo. Quindi il risparmio, come ha detto Mattarella, è un punto fondamentale. Dobbiamo tornare ad avere dei risparmi, anche per una sostenibilità delle famiglie, perché il 50%, ripeto, delle famiglie italiane ha problemi economici ad arrivare alla fine del mese e questo crea instabilità sociale all'interno di una società. Non è democrazia. Quindi sicuramente c'è un problema di salario, ma c'è anche un problema culturale che dobbiamo cambiare. Quindi un altro punto fondamentale è che dobbiamo sicuramente avere più cura di come spendiamo i nostri soldi, ma allo stesso tempo tenere una riserva di questi soldi all'interno, se vogliamo, di un conto deposito, ma salvare parte dei nostri averi anche solo in liquidità. E questo avere almeno 6 mesi, un anno di soldi fermi per poter vivere nel caso in cui le cose vadano male. Un terzo punto che credo che sia fondamentale anche in questo caso è l'eliminazione dei debiti con un alto tasso di interesse. Ehm, ehm, Secondo me il debito in sé per sé può essere anche una cosa interessante e ha un proprio scopo. Se per esempio lo scopo è quello di comprare una casa, il mutuo ha un tasso talmente agevolato che ha un senso. Ma molto spesso noi facciamo dei debiti per l'acquisto di un televisore con un tasso, un tag del 10%, che è assolutamente fuori dalla grazia di Dio, cioè è un costo che non ha alcun senso. In quel caso lì conviene veramente andare ad acquistare con la liquidità quel prodotto, se proprio dobbiamo acquistare e spendere 2000 euro in un televisore. Ma la cosa fondamentale è cercare di togliere quei debiti nei quali abbiamo un costo, abbiamo un alto tasso di interesse, perché sono quelli che veramente ci erodono parte di quei risparmi che possiamo invece investire per far crescere i nostri risparmi. Quindi togliere i debiti per far crescere i nostri investimenti. Ma detto questo, non vorrei spaventare nessuno, il debito da un lato ha un senso, perché comunque consideriamo che i più grandi
che gli uomini più ricchi al mondo molto spesso vivono sul debito. Ecco, questo non è un esempio, non voglio dire che sia un esempio da prendere, ma è solo per spiegare meglio il concetto del debito. Prendete Elon Musk in realtà vive sul debito, mi sembra che abbia 500, 2 anni fa o un anno fa aveva 500 milioni di debiti, cioè la sua ricchezza è enorme, ma è fittizia, nel senso che lui ha delle azioni delle proprie aziende, ma sono tutte aziende, anche la X che ha comprato, l'ha comprata sul debito, quindi ha dei grossissimi debiti. Cioè, quindi attenzione a parlare di grosse ricchezze, perché dietro grosse ricchezze ci sono grossi debiti. Noi non vogliamo arrivare a quel punto lì, non ha senso arrivare a quel punto lì probabilmente, ma quello che è importante è che un debito ci può stare per fare quello che vogliamo, se dobbiamo comprare un negozio e spendere 200.000 euro, ma dobbiamo farlo per cose per le quali ne vale la pena, non per comprare il televisore da 3.000-5.000 euro. Abbiamo visto il punto numero 2, facendo un brevissimo recap, quindi cambiare la nostra mentalità sul denaro. 2, creare delle basi solide dalle quali partire. Nel momento in cui abbiamo una base solida, ecco, è lì che dobbiamo switchare e cercare di far crescere il nostro patrimonio. E allora cosa dobbiamo fare in questo caso per far crescere il patrimonio? Dobbiamo investire i nostri soldi, io lo chiamo dossier titoli, chiamiamolo come vogliamo, creando un portafoglio di investimenti, e questi investimenti devono essere investimenti che ci portano dei rendimenti, e quindi questi rendimenti li troviamo molto spesso all'interno della borsa, quindi del mercato americano, italiano o quello che è. Io ho una predilizione per quello americano, non mi piace il mercato europeo, quello cinese diciamo che è un po' in difficoltà, ma il mercato americano dà dei grossi rendimenti. È chiaro che in altri video poi vedremo come creare un portafoglio adatto a tutti, perché io non seguirei la stupidata della maggior parte delle persone che dicono acquista il 100% di azioni, perché non si addice un investimento del genere per una famiglia media che non vuole prendersi dei grossi rischi, perché sicuramente si hanno dei grossi rendimenti, ma si hanno anche dei grossi rischi. Quindi assolutamente bisogna creare, e questo è il secondo punto, un portafoglio diversificato che ci permetta di investire il nostro denaro e di farlo crescere in una maniera diversificata per ridurre il rischio, perché il nostro scopo è avere dei rendimenti con un basso rischio. Quindi prendere magari un po' di meno di rendimento, ma avere bassi rischi. E questo vuol dire andare a investire in ETF, vuol dire andare a investire in bond, quindi in obbligazioni, vuol dire andare a investire in oro, vuol dire andare a investire in immobili, insomma vuol dire diversificare il proprio portafoglio bilanciando il rischio. E quindi questo è il secondo punto, secondo me, fondamentale. Quindi i soldi, come abbiamo detto prima, non sono il fine, ma sono il mezzo per crescere e per crescere il nostro benessere, quindi dobbiamo andarli ad investire, magari comprando una casa e mettendola a rendita. E questo è il terzo punto, secondo me, cioè noi dobbiamo avere delle entrate passive. Qui in Italia siamo un po' scarsi, passatemi il termine da questo punto di vista. Noi abbiamo ancora una mentalità, come dicevo prima, da impiegato medio, cioè il nostro stipendio arriva da una fonte sola, e questo è pericolosissimo, perché nel momento in cui la nostra azienda ha delle turbolenze, ha delle problematiche, pensate alla Stellantis adesso, potrebbe succedere che tu ti trovi senza l'entrata, l'unica entrata che hai. Quindi bisogna avere delle entrate da fonti diverse, potrebbero essere quelle dei dividendi che attraverso un investimento in azioni, potrebbe essere quella di avere un appartamento e di metterlo a rendita, ma bisogna o di fare un'attività extra, sempre con criterio, perché le attività extra magari ci distolgono e ci tolgono tanto tanto tempo rispetto all'impegno della nostra prima attività. Ma sicuramente uno dei criteri fondamentali per accrescere il nostro benessere è quello di investire, sicuramente, ma di avere anche delle rendite passive, quindi investire in qualcosa che ci permetta di avere un ritorno mensile, quindi di avere delle fonti di reddito diverse rispetto a quella che abbiamo solamente con il nostro lavoro principale. Perché al giorno d'oggi basarsi solamente su una fonte di reddito diventa molto pericoloso. Lo sapete anche con la nascita dell'intelligenza artificiale, che molti lavori potrebbero sparire. Benché molti dicano che non è così, sarà così,
perché molte attività verranno automatizzate. Adesso l'intelligenza artificiale è molto, secondo me, è già avanzata per alcuni output, ma deve migliorare ancora molto, quindi c'è ancora un po' di spazio. Ma comunque il discorso è che sicuramente l'intelligenza artificiale toglierà eh, dei lavori, e questo è indubbio, e quindi noi dobbiamo farci trovare pronti, essendo preparati, come dicevo prima, studiando, ma nello stesso tempo avendo fonti di redditi diverse che ci permettano di avere, se perdiamo una tipologia di lavoro, avere delle altre rendite. Okay? Quindi questo è fondamentale, ed è anche per questo fondamentale che dicevo prima di avere un fondo di emergenza, perché se abbiamo difficoltà di rendite da un lavoro, possiamo averle, possiamo vivere serenamente noi e la nostra famiglia. Quindi, ricapitolando quello che ci siamo detti oggi, secondo me, per chiudere questo video, quello che dobbiamo assolutamente comprendere da questi punti che abbiamo visto, cioè quindi quello di cambiare la nostra mentalità sul denaro, sul mondo del denaro, quello di creare una base finanziaria solida e di investire questa base finanziaria solida, abbiamo capito che il punto fondamentale è quello del tempo, cioè noi dobbiamo partire a fare questa cosa adesso, non c'è un prima o un dopo, adesso, in questo momento. Vi faccio un esempio basico. Chi investe in azioni da ragazzo, prendete Buffett, ha la possibilità di avere un incremento incredibile dei propri soldi dopo 20-30 anni. Pensate che Warren Buffett è diventato bilionario, cioè billionaire, cioè ha raggiunto il miliardo quando lui aveva già sui 55 anni, cioè ha aspettato più di 40 anni per diventare bilionario. A noi non interessa diventare, dico, bilionario, quindi diventare miliardario, ma è solo il tempo che ci permette, ed è un criterio fondamentale, di accrescere il nostro benessere. Quindi dobbiamo partire il prima possibile attraverso una nuova mentalità e di investire il prima possibile, perché solo lasciando i nostri investimenti per lungo tempo si ottengono i rendimenti. Non si ottengono rendimenti comprando, vendendo, ma lasciando, come ci insegna Warren Buffett, i nostri soldi a lavorare per noi. Noi non lavoriamo per i soldi, sono i soldi che lavorano per noi. Quindi questo è il primo punto, lasciate che il tempo lavori per voi e cominciate subito. Il punto numero 2, e si collega al cambiamento della mentalità, è quello di fare un piccolo passo, cioè solo cambiando delle piccole abitudini noi possiamo raggiungere dei grossi risultati. Perché ragazzi non è facile dire ok, questo mese risparmio 1000 euro del mio stipendio perché così poi c'ho un budget nel caso in cui abbia un'emergenza. No, non può funzionare così, perché ti va bene una volta, ti va male la volta dopo. Solo razionalizzando le cose ed avendo un piano di lungo corso e cambiando le proprie abitudini, quindi guardando una volta al mese il nostro conto, le spese che abbiamo avuto, cercando di razionalizzarle, studiando giorno per giorno per cercare di aumentare le nostre conoscenze economiche, finanziarie o di qualsiasi argomento che vi piaccia. Voi siete uno sportivo, vi piace, non lo so, il bodybuilding, imparate di più su quell'argomento lì, piano piano potrete essere voi che insegnate agli altri come fare pesi. Quindi quello che voglio dire, imparate qualsiasi cosa che volete, ma bisogna cambiare le proprie abitudini piccole. Quindi il momento perfetto non esiste, il momento perfetto è adesso e bisogna partire ora se si vuole accumulare benessere, cioè si vuole stare bene. Io non voglio parlare di ricchezza, cioè l'ho messo nel titolo sicuramente, ma lo scopo non è quello di diventare ricco per se stesso e dire ok, sono ricco milionario, non è quello lo scopo è di riuscire a vivere una vita dignitosa, di qualità, avendo le risorse che noi vogliamo avere per far crescere i nostri figli bene, per studiare, per goderci anche la vita, e perché sono punti fondamentali anche di una democrazia, come ha detto Mattarella. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, vi invito ad iscrivervi se vi è piaciuto al canale, se vi è piaciuto questo video, e a scrivermi nei commenti se ci sono degli argomenti che volete che tratti. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!